Buondì! Oggi vi consiglio di restare sintonizzati perché mentre aspettavo che venisse sul caffè ho selezionato tra i commenti le 3 domande più scomode che ci sono state fatte finora e quindi adesso cerchiamo Leo che è in giro che fa lavoretti e gliele facciamo. Speriamo che si sia svegliato di buon umore perché lui è un po' un bombarolo, speriamo che non esplodano bombe oggi. A dopo. Ok, caffè pronto. Andiamo a cercare Leo. Leo! Non so dov'è. Cosa ci fanno Leo e una gallina? Sono insieme? in officina, questa mi ha seguito e... Ti devo fare 3 domande. Sei pronto? Ma non so che problemi abbiamo. Perché filmi tra l'altro? Già mi puzza un po'. Sono 3 domande scottanti. Sei Ecco. pronto? Ma... Ti sparo la prima, sei pronto? Cosa ne pensi dei vegani? Stamattina sei impazzita. Sto facendo questo lavoro qua, secondo te è una buona domanda da farmi in questo momento? Sì. Ma vuoi una risposta che accontenta un po' tutti o vuoi sapere quel che penso veramente? No, io voglio sapere cosa pensi veramente. Lei che ingana mai. Ma a questa domanda inizierei a rispondere che io non ho nel tempo, soprattutto qua nel bosco, sviluppato un particolare feeling, diciamo, con i cacciatori, per esempio, no? Ne conosco tanti, sono anche brave persone, ma non è che apprezzo proprio tantissimo quel tipo di attività. Ma una cosa che mi piace ancora meno dei cacciatori è chi glielo vuole impedire. Diciamo che non mi piace generalizzare, ma mi è capitato di imbattermi nella vita tante volte in delle persone che si definivano vegani ma che avevano un approccio un po' violento nel comunicarlo, o meglio nel cercare di imporre agli altri il loro modo di vedere la cosa, no? Premetto che io sono vegetariano e per quasi un decennio ho mangiato molto simile a un vegano, non sono né da una parte né dall'altra, non mi sono mai definito vegano e tantomeno mangio carne e tantomeno sono a favore di allevamenti intensivi, insomma io la penso quasi come un vegano, con la differenza che io non ho nessuna presunzione di essere più puro di qualcun altro e non ho neanche nessuna presunzione di dover imporre a qualcun altro cosa mangiare e che scelte fare. Detto questo, sicuramente si può fare meglio all'approccio degli animali e noi ne siamo un esempio, noi alleviamo animali, ma ok, chi parla a sproposito che su YouTube schiaccia i bottoni e fa il leone, ok, ma chi lo sa, chi ci conosce, chi vede come stanno i nostri animali, ovviamente è un'altra cosa rispetto a un allevamento intensivo, ok? Noi visitiamo stalle e allevamenti da tantissimi anni e abbiamo visto anche allevamenti piuttosto grandi dove gli animali stanno benissimo, e anche lì non è che tutti i vegani sono così. Io sto parlando di quella fascia di vegani che magari è un po' estremista, no? Per me chiunque può mangiare quel cacchio che gli pare, cioè, e magari tanti che mangiano molto, che mangiano anche vegano ma non hanno neanche bisogno di mettersi dietro a quella etichetta, no? Io credo che tutto ciò che viene un po' fatto per etica viene fatto spinto da una sofferenza, no? Io credo che ci siano delle persone che soffrano a vedere magari un animale essere ucciso, piuttosto che ci sono quelli che soffrono per le guerre, ci sono quelli che soffrono per un lutto, ci sono tantissime persone, forse tutti in qualche modo soffriamo, e io ho un po' intuito che secondo me c'è un po' bisogno in questa vita di come dire, manifestare questa sofferenza e dirizzarla su qualcosa, no? E non lo so, è un po' come se questa sofferenza che ognuno porta dentro debba incanalarla in una direzione piuttosto che in un'altra. Se uno decide nella propria vita di consumare carne o derivati animali, è libero di farlo e non c'è nessun problema, magari scegliendo bene ovviamente il prodotto, che non arrivi da un posto dove l'animale è veramente sfruttato all'ennesima potenza. Però a prescindere da questo io non condivido nessuna imposizione. Vuoi mangiare in un certo modo, mangia in un certo modo, ma non cercare di imporre agli altri. Te ti diverti a farmi insultare su YouTube, te? La seconda domanda è: sei pronto? No. Cosa ne pensi di Gesù?
Ma cosa è successo stamattina? Come ti sei svegliata, Nina? Scomodiamo proprio tutti oggi, eh? Ma cosa ne penso? Penso che sia stata una gran brava persona, non so come dire, per la storia che è arrivata ai giorni d'oggi, che è stata raccontata. Il suo messaggio era molto buono, dava indicazioni chiare su come approcciare la vita, relazionarsi agli altri e anche la propria interiorità. Io credo che il suo messaggio sia un messaggio molto buono. Io ho letto, riletto e straletto Vangeli di ogni tipo perché mi piaceva approfondire questo tema, e estrapolando il succo e i messaggi da quello che è definito la sua parola, ci ho trovato robe molto buone, molto, molto interessanti, molto belle. Tutto quello che è stato costruito intorno a questa figura negli anni, nei secoli, da entità esterne, quello è più discutibile, ne abbiamo già parlato anche in un altro video, mi pare. Io di tutto quello condivido ben poco, insomma. Se ci limitiamo alla sua persona, al suo messaggio, al suo vissuto, è stata una persona molto buona. Piuttosto scomodo, infatti è durato poco, diciamo, ma tendenzialmente a questo mondo, se tu dici la verità, duri poco. O comunque non sei molto simpatico agli altri. Io non ho la tendenza a venerare qualcuno in particolare, nel senso, io prendo spunto e ammiro molto, per esempio, la figura di Gesù, ma allo stesso tempo non è che lo venero, che ne sono devoto in qualche modo. Io lo rispetto, ci mancherebbe, ma come rispetto tantissime altre figure della storia che hanno più o meno ricoperto lo stesso ruolo. Negli anni che sono stato qui ho avuto modo di leggere tanto, studiare tanto in merito, e ho riconosciuto tante altre figure nella storia molto simili a lui. Come poteva essere, che ne so, il Buddha, poteva essere Mohammed, poteva essere insomma tanti altri, senza stare qua a fare l'elenco. Poi certi messaggi vengono un po' strumentalizzati, viene un po' costruita un castello intorno che bisogna vedere quanto poi ci sia di reale. Predica bene, razzola male, io lo vedo intorno a me costantemente, quindi una persona che ha fatto un certo percorso, una certa vita, e ha detto delle cose molto buone, molto sagge, molto sane, però resta comunque uno vissuto 2000 anni fa, che parlava con linguaggio di 2000 anni fa, per persone di 2000 anni fa, soprattutto per persone del mondo arabo, quindi se vogliamo è anche una persona culturalmente molto lontana da noi. Ricordiamo che Gesù è arabo, cioè palestinese forse pure, ma oggi non so se si può dire palestinese. Quindi terza domanda. Sei la liquidiamo così, Gesù? Sì, hai detto abbastanza. Terza domanda e ultima. Dopo che abbiamo scomodato i vegani e Gesù, chi c'è ancora? Alcuni ci hanno scritto sul canale YouTube che è impossibile che io e te da soli riusciamo a fare tutti i lavori che ci sono qua in cascina. Praticamente non ci credono che facciamo tutto io e te. Cosa gli rispondi? E chi è qui fa il travaglio? Non ho capito, cos'è che dicono? Che noi non siamo noi a farli? Che dicono che è impossibile che noi riusciamo a fare tutto da soli, che è una bella favola, ma non è vero. No, io gli rispondo che fino adesso abbiamo giocato, cioè nel senso eravamo in vacanza praticamente. Abbiamo iniziato il canale YouTube che la stagione era praticamente finita e abbiamo filmato l'autunno e l'inverno, che sono 2 stagioni nelle quali noi insomma sì, lavoriamo, però per cui, visto che la stagione, quella intensa, deve ancora arrivare, allora chi dice questo cosa dirà più avanti, non lo so. No, ma soprattutto poi, per quanto siamo squattrinati noi, sicuramente possiamo pagare qualcuno a fare i lavori per noi, guarda. E tantomeno anche la questione volontari non volontari, noi non l'abbiamo mai adottata. Abbiamo un profilo WUF, però non lo utilizziamo, perché abbiamo visto che avere qui dei volontari sì che ti danno una mano, ma è un lavoro in più ancora per noi, quindi tendiamo a fare tutto quello che riusciamo a fare io e Nina, e quello che non riusciamo a fare è un fumanà.
Un'altra cosa è che io posso capire magari che se qualcuno guarda questi video, noi facciamo tantissime attività, abbiamo energia, abbiamo entusiasmo, posso capire che a qualcuno possa magari andare un po' in reazione, no? Perché noi abbiamo tutta questa energia per fare tutti questi lavori, ma perché siamo gasati, perché ci piacciono, perché stiamo facendo quello che ci piace. Magari uno che nella vita non fa proprio del tutto quello che gli piace, è ovvio che non ha tanta energia e dice io tutta quella roba lì non riuscirei mai a farla, allora sti qua non ce la contano giusta, filmano mentre lo fanno e poi quando spengono la camera sono in 10, ma non è così. Sì, su Mamma Mia Kila ci facciamo un bel mazzo, questo garantito, e chi ci conosce un po' di più lo sa bene, facciamo quel che ci piace e lo facciamo all'ennesima potenza e lo facciamo con tutta l'intensità che abbiamo e guarda, se io non avessi bisogno di dormire quelle 7-8 ore al giorno lavorerei anche quelle, perché sono stragasato. Ma sono finite queste domande, Nina, che ne spì. Sì, sono finite. Adesso saluta. No, saluto niente, perché adesso tu cominci a divertirti, perché tu adesso monti sto video, poi lo pubblichiamo e poi io ricevo tutti gli insulti e te sei lì dietro che ridi, Ma allora sembra un po' che su YouTube, forse in generale al mondo, però sia diventato veramente difficile accettare il pensiero di qualcuno, no? Cioè io adesso in queste risposte ho detto quel che penso. Se qualcuno la pensa diverso, invece di insultarmi potrebbe tranquillamente scrivere io la penso così, 2 punti. C'è qualcuno che mi ha mandato a fanculo sotto il video del burro, che dici che ti insultano solo a te. Sì, ma la percentuale di gente che insulta te è molto minore rispetto a quelli che insultano me. Quella che ti ha insultato sotto il video del burro l'ho espulsa dal canale in un nanosecondo, perché era una di quelle che ho descritto prima. No, tra l'altro i video come questi sono molto utili perché danno spazio di rivelarsi a tutti quelli che ci insultano, così li possiamo eliminare tutti. Un buon consiglio che mi dà mia nonna era: pensa 10 volte prima di parlare, perché magari dicevo dei strafalcioni, no? Allora io posso ripetere questo consiglio che mi dà mia nonna: se hai voglia di rispondere e proprio ti brucia dentro la voglia di schiacciare i bottoni e non puoi resistere a insultarmi, puoi fare così: aspetta fino a domani, se domani hai ancora voglia di insultarmi allora scrivilo. Ottimo consiglio. Arvezze.